Buongiorno bellissimi, sono le 5:30 del mattino e siamo in cima a un monte ad aspettare l'alba. E stavo pensando, dato che sono qua tra l'altro per fare un video per un cliente, perché non spiegarvi come ho intenzione di sostenere le spese della camperizzazione? Ho già ricevuto alcune domande al riguardo e sono sicuro che ne arriveranno tante, quindi giochiamoci all'anticipo. Prima vi faccio vedere che meraviglia. Dicevamo, il primo che vi racconto, anche perché è il motivo per cui ci troviamo qua su in cima, è il fatto che sono un content creator. Essere un content creator è un lavoro. Io produco ed edito e pianifico video per aziende e clienti, e questa è a tutti gli effetti un'attività lavorativa. Ho la partita IVA aperta, pago le tasse, pago un commercialista, cerco aziende e clienti che abbiano queste necessità, collaboro con agenzie e quindi ogni tanto vengo in montagna, faccio dei video e li spedisco e ricevo una paga. Ovviamente prima di venire in montagna a fare i miei video devo mandare uno script, aspettare che venga approvato. Se non viene approvato devo mandarne un altro. Quando mi viene accettato lo script, che sarebbe praticamente la descrizione del video, lo posso girare. Dopodiché lo posso montare e mandare al cliente o all'agenzia, che controlla il video e mi può chiedere di solito fino a 1 o 2 modifiche. E quindi c'è un avanti e indietro di email con contenuti e modifiche che va avanti per un po' di tempo. Quindi non è proprio semplicissimo, tac, propongo il video, vengo in montagna, lo faccio, lo spedisco, fine. No, è abbastanza complicato. Quindi è un'attività lavorativa che richiede conoscenza e impegno. Ok, ora che siamo scesi da quel brutto ghiaione, vi parlo degli sponsor. Tutti questi metodi concorrono in egual misura alla riuscita del progetto. Gli sponsor in particolare mi aiuteranno tanto ad abbattere i costi dell'allestimento dello scuolabus. Dovete sapere che già da 3 mesi fa, mentre ero ancora in Spagna, a Granada, ho iniziato con la preparazione di un media kit, si chiama, quindi un documento che descriva il progetto, che introduca la mia figura come creator, le mie community, perché dovete sapere che qua su YouTube siamo quasi 15.000, su Instagram siamo arrivati a 30.000 e su TikTok ci sono più di 500.000 di persone che fanno parte della mia community, quindi dei numeri importanti che interessano molto alle aziende, perché chiaramente offrono visibilità. Se ci pensate, tutte le pubblicità che vediamo vengono acquistate, pagate dalle aziende per ottenere visibilità. Quindi questa è la, diciamo, moneta di scambio di un influencer o di un content creator. Quindi dopo aver preparato questo PDF spiegando il progetto, dicendo che punterò tantissimo sulla sostenibilità, prima ho fatto una lunga ricerca di aziende con le quali avrei voluto collaborare, perché non avrei accettato degli sponsor con prodotti che non avrei voluto nel mio scuolabus e che non vi avrei proposto. E quindi ho fatto una lunghissima ricerca e poi ho mandato 70 email, ho organizzato videochiamate, ho cercato i referenti marketing su Instagram, su LinkedIn, ho cercato di mettermi in contatto. Moltissimi non mi hanno risposto, alcuni mi hanno risposto e con alcuni abbiamo iniziato una conversazione, un dialogo, dal quale poi abbiamo trovato una collaborazione che possa essere interessante per entrambi. E devo dire che sono contentissimo perché i pochi brand con cui ho deciso di collaborare sono dei brand veramente top, che sarò felice di introdurvi e di farvi conoscere. Poi questi ve li mostrerò a seconda della fase del progetto. Quindi questo sicuramente aiuterà tantissimo a ridurre i costi finali della camperizzazione. Poi nei video, così come vi scrivo i costi che sostengo, vi scriverò anche quelli
che riesco a eliminare grazie a queste collaborazioni. Ci sono ancora un paio di metodi di cui vi voglio parlare, ma ne approfitto per dirvi che se il video vi sembra interessante o state trovando comunque buone informazioni, ricordatevi di mettere un like, di condividerlo e di iscrivervi al canale. E se avete altre domande fatemi pure tutte le domande che volete nei commenti, cercherò in qualche modo qui su Instagram, su TikTok di rispondere a tutti quanti. Un mito che mi sento di sfatare è il fatto che le piattaforme Instagram, TikTok e YouTube paghino abbastanza per sostenere i costi della vita da content creator. Allora, su YouTube forse si può raggiungere queste cifre quando si ottengono veramente decine di migliaia di visualizzazioni a video, facendo video costantemente. Io con il mio canale guadagno circa 35-40 euro al mese col canale YouTube. TikTok e Instagram non pagano assolutamente nulla, quindi possiamo avere 1 milione e 5 milioni di follower che le views non sono pagate in alcun modo. Ecco, mi è caduto il copro obiettivo, adesso devo tornare a cercarlo. Che fortuna. Continuando con i metodi di guadagno, dovete sapere che ho lavorato come social media manager per diverso tempo e tuttora sono aperto a consulenze aziendali o anche per privati per analizzare i loro profili social e organizzare, strutturare delle campagne di digital marketing per loro. Adesso con tutto il tempo che dedico alla camperizzazione non riesco a farlo con costanza, ma per fortuna costanza va avanti anche da sola. Per terminare, un ultimo punto fondamentale che secondo me nessuno considera è quanto costerebbe far allestire lo scuolabus a un'azienda specializzata. Ipotizziamo che invece di dedicare questi 6 mesi all'allestimento io continuassi a lavorare, magari un lavoro anche con una fascia di reddito abbastanza importante, diciamo 2000 euro al mese. In 6 mesi guadagnerei 12.000 euro. Ok, quanto mi costerebbe allora far allestire lo scuolabus a un'azienda che lo fa di professione? Ovvio, lo fanno benissimo, sicuramente sarebbero anche molto meno di 6 mesi e sarei sicuramente tranquillo con impianto elettrico, idraulico, tutto quanto al top. Ma quanto mi va a costare? Allora, mi sono informato un po' e i costi possono variare dai 35 ai 120.000 euro. Quindi appunto fascia medio-alta con uno scuolabus che è un mezzo bello grandino, 120.000 euro potrebbe essere proprio quello che mi andrebbe a costare. Quindi guadagnerei in questo periodo 12.000 euro e ne spenderei 120, il che vuol dire che alla fine tra entrate e uscite ho avuto 108.000 euro di uscite. Capite che per una persona che ha voglia e la capacità anche di prendersi 6 mesi per farlo è anche conveniente, non poco, perché ipotizzando solamente i costi dei materiali, immaginiamo che andrò a spendere, non lo so, 15-20.000 euro con i materiali, senza calcolare poi quello che risparmierò grazie alle sponsorizzazioni. Ipotizzando questi 10-12.000 euro di guadagni che non avrò perché non avrò lavorato in questo periodo, spenderei circa 32.000 euro. Ovviamente considerando che ho voglia di farlo, voglia di studiare un sacco per capire come farlo, di chiedere aiuto a tecnici, professionisti per capire come fare l'impianto elettrico in sicurezza, l'impianto idraulico. Guarderò un sacco di video e di tutorial di altri creator che l'hanno fatto, mi sono comprato diversi manuali che mi sto studiando, quindi non è solo la parte manuale. Però con tutto questo preso in considerazione, in questo periodo andrò a risparmiare 50, 60, 70.000 euro. Penso che in generale con tutte queste considerazioni l'idea di allestire uno scuolabus io stesso, cioè mi sono autoconvinto, mi è aumentata di nuovo la motivazione e la voglia di farlo. Ha senso per chiunque? Ovviamente no, è molto soggettiva come cosa, anche perché io non avendo dei figli, non avendo una famiglia da mantenere,
sono privo di quelle responsabilità che magari invece mi vincolerebbero a un posto di lavoro. Anche il fatto che posso permettermi di non essere un lavoratore dipendente, ma di cercare collaborazioni, sponsorizzazioni e guadagnare quando riesco, perché non è una cosa costante, è una cosa che mi permette molta libertà, che invece magari un padre o una madre di famiglia non si possono permettere. Quindi non voglio generalizzare questo discorso a tutti quanti, però ecco, credo che sia stato un buon video per farvi, intanto per darvi un'informazione, delle informazioni utili in generale, un po' per farmi conoscere meglio da voi, che magari queste cose non le sapevate, e anche per farvi capire che non sono proprio uno sprovveduto. Non è che mi è cascato uno scuolabus tra le mani e ho detto ma sì dai, proviamo a fare questa cosa senza un minimo di coscienza. No, penso di avere la testa abbastanza sulle spalle. Bene, sono molto soddisfatto, è stata una bella chiacchierata e anche una bellissima camminata. Adesso probabilmente ci rivediamo con il prossimo video, che sarà sulla continuazione della camperizzazione. In questi giorni sto cercando di smontare il pavimento ed è un disastro. Vedrete che cosa mi sta combinando. Ci vediamo presto. Ciao bellissimi e grazie ancora per il vostro supporto.